Quando si sceglie un'imbarcazione o un gommone, bisognerebbe sempre concentrarsi su 3 aspetti fondamentali: i materiali e i metodi di costruzione, le qualità di navigazione e l'esperienza del costruttore. Questo Maxi Rib è Marco Revolution X36. Vediamo il primo aspetto. Il mezzo è costruito interamente con il metodo dell'infusione, one shot per scafo e strutture, e poi a parte la coperta. Viene utilizzata esclusivamente resina vinilestere. Ottimo, direi. Secondo aspetto, le doti di navigazione. Ho già provato questo gommone, ma non con questa motorizzazione, e sappiamo che peso e potenza influenzano l'assetto e le prestazioni. Questo giudizio però lo rimandiamo a dopo. Infine, per quanto concerne l'esperienza, posso dirvi che Marco costruisce da 50 anni e che le generazioni che si sono susseguite della stessa famiglia hanno continuato a innalzare il livello di qualità. Ora però dobbiamo considerare anche altri elementi e vorrei che foste voi a esprimere le vostre opinioni. Mi riferisco all'abitabilità e alla bellezza. E allora guardiamolo. Considerate che se qualcosa non vi piacesse, siccome questo prodotto viene costruito solo su ordinazione, potete magari esaminare con il cantiere qualche variazione, non solo di colori o tappezzerie, ma anche di allestimento. Sappiamo che non hanno semplicemente montato i motori, questo cantiere lavora in modo diverso. Voi dite quale velocità volete raggiungere e loro vi consigliano la motorizzazione e poi lavorano sulla carena, sulla spinta idrodinamica, sulla robustezza, sulla posizione dei motori, sulle eliche, per darvi un gommone perfetto per quella velocità e motorizzazione. Attenzione, non ho detto perfetto per la massima prestazione, perché per correre più veloci alle volte bisogna sacrificare comfort e sicurezza, e questo non rientra nelle idee di Marco. Per questi motori occorreva una poppa un po' più portante, un bracket apposito e tubolari un po' più alti. Tutto il lavoro tecnico è stato eseguito lasciando alla plancia la sua bellezza e spaziosità, senza alcun impianto a vista. I passavanti rigidi sui tubolari sono più sicuri della superficie rotonda e comprimibile delle camere d'aria. Sono separati dalla struttura di coperta, così quando lo sgonfiamo si piegano e riducono il baglio, agevolando il trasporto. Nel living c'è un tavolo da pranzo grande per 6 persone. Serve anche da piano prendisole. Bisogna però prevedere una tovaglia perché diventa anche pagliolo calpestabile. Nel mobile cucina un grande tagliere e il glassette. Questo esemplare sfoggia una coperta di sobria eleganza, gelcoat grigio perla, rivestimento del pagliolo sintetico con disegno esagonale. Il T-top è leggero perché anch'esso è infuso sottovuoto ed è sostenuto da robusti tubolari d'acciaio. Sotto coperta un vano spogliatoio con toilette. La cucineria è spessa e sotto la struttura a cellula chiusa che non assorbe umidità 2 centimetri soffici. Le finiture sono quelle tipiche di un'imbarcazione di lusso, non certo di un gommone. Al comando del Marco Revolution 36 con 2 motori da 600 cavalli. In plancia ho 2 display da 12 pollici e il Vessel View di Mercury Marine e il joystick per manovrare facilmente anche 2 bestioni così grandi. Un bel subwoofer, 8 altoparlanti, un'amplificazione audio da 1300 watt, ma quello che voglio sentire adesso è la sinfonia di 12 più 12 cilindri. Siamo davanti alla città di Genova. Mare molto mosso. È un'onda lunga, ma è molto alta. Questi motori al minimo non ti accorgi che siano in moto,
sono silenziosissimi e anche quando ingrani e la porti implanata, il rumore è solo quello dell'acqua che scorre qui, proprio accanto a me. Con 4 eliche che spingono non c'è problema a metterla in assetto a qualsiasi velocità. Siamo a 2600 giri minuto e già a 20 nodi. Anche se con un gommone del genere non andrete mai a una velocità normale, voglio dirvi che a 25 nodi, la classica andatura di crociera, consumiamo circa 75 litri ora. Questo significa che occorrono 3 litri per miglio. Però mi aspettavo un consumo più elevato. È pazzesco, appena spingo in avanti l'acceleratore, questi motori spingono in avanti il gommone senza ritardo. Non vi ho ancora detto che questa carena è priva di pattini e di step. Come mai? Allora adesso ve la faccio ascoltare, sto zitto. Sentite? Sentite la morbidezza con cui passa sulle onde? Se tu riesci a dare delle forme all'opera viva per cui non hai bisogno del sostentamento dei pattini o degli step, allora hai fatto una carena magnifica. Magari non è la più veloce, ma senti come naviga. Ok, i pattini potrebbero servire in virata. No, questa vira benissimo così. Allora i pattini potrebbero dare più stabilità. Ma vi pare che non abbia stabilità? Passiamo così sulle onde anche perché l'angolo dietro a poppa è di 24 gradi. Ce la faremo con questo mare a mettere giù la manetta? Nick, te la senti? Dice di sì. Parzializzo un po' ogni tanto, però ascoltate bene quando atterro e ditemi se sentite degli impatti. Questa è alta, ascoltate. È stupenda. Che scafo! Velocità massima registrata 62.2 nodi. Ancora una cosa che non vi ho detto, una caratteristica che non ho affrontato nella descrizione di questo Revolution X36 di Marco, ed è il prezzo. Ma voi che auto guidate? Pensate che tutti i marchi abbiano lo stesso valore?